io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Torniamo in Lazio, in provincia di Frosinone. Visiteremo Isola del Liri e l'abbazia di Casamari. Queste saranno le tappe della nostra gita. Isola del Liri è uno dei paesi più particolari della provincia di Frosinone. Sorge lungo il fiume Liri, che, in pieno centro storico, si infrange con un salto di 27 metri in una spettacolare cascata. Molti artisti hanno immortalato la grande cascata nelle loro opere. Ad esempio, il dipinto La Cascata di Bidot del 1790 è oggi esposto al Louvre di Parigi. Di fianco alla cascata sorge su un masso di travertino il castello Boncompagni Viscogliosi, privato e non visitabile. Il castello è monumento nazionale. Risale al 1004, quando i monaci di Monte Cassino costruirono un luogo di preghiera. Durante le scorribande di turchi e saraceni, il castello diede rifugio alla popolazione locale e al bestiame. Passiamo dalla chiesa di San Lorenzo Martire e vediamo anche la più piccola cascata del Valcatoio, formata dal braccio destro del fiume Liri. Il dislivello è lo stesso di quello della cascata grande, ma anziché saltare in verticale, l'acqua segue un piano inclinato di 160 metri. Alimenta anche un impianto di produzione elettrica. A metà Ottocento in questa zona aprirono numerose cartiere, facendo di Isola del Liri uno dei poli industriali di primo ordine per la fabbricazione della carta, che gli valsero il soprannome di Manchester d'Italia, o anche di Piccola Parigi, per via dei numerosi industriali e operai francesi. Grazie alle centrali di produzione idroelettrica, oltre alle cartiere si svilupparono anche lanifici, industrie per la lavorazione del feltro e della carta da parati. Purtroppo, durante la Seconda Guerra Mondiale, diverse fabbriche andarono distrutte e i macchinari trafugati. Nel dopoguerra, l'economia del paese si riprese anche attraverso il commercio illegale di sigarette, prodotte artigianalmente con le scorte di carta superstiti. Negli anni 60 del Novecento il paese si basava sull'arte della tessitura e sulla produzione di mobili tradizionali. Andiamo ora a visitare l'abbazia di Casamari, uno degli esempi più belli di architettura gotica cistercense d'Italia. Casamari significa Casa di Mario, in onore del celebre condottiero Gaio Mario. Nell'anno 1005 sorse una chiesa sulle rovine di un antico municipio romano, dedicato alla dea Cerere. Qualche anno dopo iniziò l'edificazione del monastero ad opera dei monaci benedettini, sostituiti successivamente dai monaci cistercensi, che ampliarono l'abbazia. Nel XV secolo attraversò un periodo di decadimento. Nel 1620 qui c'erano solamente 8 monaci. Nel 1874 l'abbazia divenne monumento nazionale e riacquistò prestigio e stabilità economica. I monaci, oltre alle attività legate alla preghiera, si occupavano anche di farmacia, liquoreria e restauro dei libri. Fabbricavano anche bottiglie e le etichettavano con una tipografia interna, con cui stampavano anche testi scolastici. Si entra nel sagrato attraverso un atrio di blocchi di pietra calcarea. La chiesa è grandiosa e severa, come da regole di rigore e povertà dettati dall'ordine. Il chiostro quadrangolare è circondato da 4 gallerie. Il numero 4 ha un significato simbolico. Era ritenuto il numero che esprimeva l'universo. 4 come i punti cardinali, le stagioni e gli elementi. Le 4 gallerie simboleggiano il pellegrinaggio spirituale tramite il disprezzo di sé, il disprezzo del mondo, l'amore del prossimo e l'amore di Dio. Ogni lato ha una fila di colonne alla cui base sta la pazienza. Il giardino interno del chiostro riproduce l'armonia del cosmo attraverso la terra coltivata, l'acqua che sgorga, l'area in cui è avvolto e la luce di cui è inondato. In uno dei capitelli sono raffigurati Federico II di Svevia, che scelse di finanziare i cistercensi, Pier delle Vigne, il suo segretario, e Giovanni, suo cancelliere e abate di Casamari nel 1222. Il refettorio è austero ma luminoso, silenzioso e solenne.
L'aula capitolare è elegante ed armoniosa nella sua simmetria. Nel giardino si trovano un cedro e 2 abeti. In una delle 2 fontane si vede lo stemma dei Barberini. Uno dei componenti della famiglia fu abate commendatario di Casamari nel 1633. Nel piccolo museo sono custoditi reperti archeologici, molti dei quali ritrovati in zona. Tele, un tempo esposte nella chiesa, ex voto in terracotta, monete greche e romane, statue, una zanna di mammut e resti di affreschi del XIII secolo. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbotour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!